Siamo arrivati. Fermi, aspettate un attimo. Non sono mai stato un appassionato d'arte, infatti quando la studiavo a scuola era una noia. Mi ricordo che impiegavo ore e ore a studiare un giorno le statuette del Neolitico, l'altro le piramidi e l'altro ancora un quadro messo in una galleria in cui impiegavo solamente mezz'ora per ricordare il nome. A me bastava raggiungere la sufficienza e dopo l'interrogazione o la verifica resettavo tutto più velocemente nel nuovo computer di Apple. Però è da un po' di tempo che mi chiedo, che cos'è l'arte? L'arte è uguale a statue, monumenti e quadri o c'è qualcosa di più? Allora sono partito verso una delle più famose città d'arte al mondo, Firenze. Siamo arrivati a Firenze. È arrivato il momento di scoprire Firenze. Oggi c'è una giornata fantastica e iniziamo. Non ci ho messo molto a capire di che pasta fosse fatta questa città, però non ero ancora riuscito a dare una risposta alla mia domanda. E dopo aver camminato per le vie e le piazze del centro, ci siamo diretti verso l'entrata della Galleria degli Uffizi. Devo essere onesto, in vita mia non avevo mai visto così tante opere in un solo luogo. Infatti, dopo le 3 ore passate là dentro, sono uscito ubriaco d'arte. Ora siamo su Ponte Vecchio e qui ci sono tutte gioiellerie e solamente un orafo qui sulla torre, quindi è l'unico a riparare gioielli. Però a un certo punto mi sono accorto che i segnali stradali erano diversi, particolari oserei dire, modificati con degli adesivi che ne cambiavano completamente il senso, davano vita ai segnali stessi. E conoscevo l'artista di queste opere, perché l'ho conosciuto grazie a un altro video. Si trattava di Clet, un artista francese attivo in Italia dal 1990. Oggi si cimenta soprattutto nella sticker art, una tipologia di street art che consiste nell'applicazione di adesivi, nel suo caso prevalentemente sui segnali stradali. Tra le sue opere c'è l'Uomo Comune, che dopo averlo installato più volte e tolto dalle autorità perché privo di autorizzazione, nel febbraio 2021 lo ricollocò.
e ora è uno dei simboli della città. È stupendo. E si può dare tantissimi significati a questa opera? A me dà una sensazione di coraggio. Sì, fare un passo nel vuoto e nell'incertezza, ma allo stesso tempo seguire ciò che si crede veramente e provarci. Siamo andati a fare un salto nel suo studio ed è stata la svolta, perché dopo averci parlato ho iniziato a mettere in dubbio tutto ciò che pensavo dell'arte fino a quel momento. Ci guardiamo attorno e l'arte è ovunque. Creatività, espressione, è un linguaggio con la capacità di trasmettere emozioni, messaggi, pittori, tanti pittori, ancora pittori, artisti. I dettagli di un muro, di un palo della luce, anche la street art. E il cibo, creare qualcosa che trasmetta emozioni. Firenze, che ti sta dando dal punto di vista olfattivo, come profumi? Esperienze contrastanti, odore di cuoio e anche a momento odore di fogna, odore di trippa, maiale, porchetta e odore d'arte anche, si può dire? Può essere considerata anche una professione di antica tradizione. Le professioni artigianali discendono spesso dal Medioevo e vengono tramandate da padre in figlio. È incredibile come noi umani viviamo di preconcetti, dovuti all'educazione, l'istruzione non ottimale del nostro sistema scolastico e altri mille motivi. Per anni restiamo fermi sulla nostra idea perché in realtà non conosciamo abbastanza. Facciamo fatica a uscire dai nostri pregiudizi perché non abbiamo il coraggio di dire: aspetta un attimo, non c'è solo questo, c'è molto di più, ne voglio sapere di più. Questo vale per l'arte, ma per tantissime altre cose. A volte basta uscire di casa, parlare con le persone e essere curiosi. Siamo al giardino di Boboli, dietro Palazzo Pitti, ed è un giardino che si estende per 30 ettari, quindi è molto grande, quasi come tutto il centro storico di Firenze, e si è completamente immersi nella natura. Quindi è qualcosa di spettacolare. Se ci pensiamo, la natura è la più grande ispiratrice d'arte di tutti i tempi. Quanti artisti hanno preso spunto da ciò che ha creato Madre Natura, con le sue forme, i suoi colori, i profumi? Quanti quadri e canzoni sono state create dai più famosi e più famose pittori, pittrici, musicisti, compositori di ogni epoca? E tutto questo osservando, rielaborando e creando. E ora, punto panoramico al tramonto sulla città. Ero partito con un'idea molto radicata e ora torno a casa con la risposta che cercavo. L'arte è molto di più di quello che pensavo. È quella capacità di trasmettere emozioni e messaggi in tantissime forme diverse. Ogni forma di espressione è lecita e libera. Sono contento di essermi aperto a questo mondo che prima etichettava in un certo modo e ora ho cambiato completamente il mio punto di vista. E a voi è mai successa una cosa del genere? Che sciocco, non mi sono ancora presentato. Mi chiamo Jack, ho 27 anni e mi piace creare.